Salve a tutti! Il seguente file audio contiene l'episodio introduttivo dedicato al castello di Sanssouci, il quale si trova a Potsdam presso Berlino nell'omonimo parco di Sanssouci. Per visualizzare il castello potete utilizzare il file audio insieme al percorso visivo virtuale che si trova nel sito della Fondazione Parchi Reali e Castelli della Regione Berlino-Brandeburgo, per la quale lavoro. Il link lo trovate annesso qui sotto il video nella pagina di YouTube. Gli episodi del tour saranno scaricabili dal mio sito internet previa richiesta email. Scrivetemi pure se desiderate ulteriori informazioni o se avete delle idee riguardo a dei tour a Potsdam o a Berlino. Buon divertimento! Spero che questa guida porterà un po' di sollievo a tutti gli italiani costretti a casa a causa del Covid-19 coronavirus. Federico il Grande regnerà in Prussia tra il 1740 e il 1786. Egli nasce a Berlino nel 1712 nel mese di gennaio. Come previsto dalla tradizione dinastica degli Hohenzollern, anche Federico, dopo la sua incoronazione, sceglie Berlino come dimora principale. Egli però non ama le grandi città, non ama le metropoli e nemmeno le dimensioni imponenti di Berlino. Piuttosto Federico è affascinato dalla natura, da quella piccola Arcadia che era a quel tempo la cittadina di Potsdam. Egli la conosce molto bene, poiché da bambino e da adolescente Federico aveva trascorso molto tempo in questa città di guarnigione. Infatti Potsdam, grazie a suo padre, Federico Guglielmo I, anche detto il re soldato, aveva assunto nel tempo la funzione e le sembianze di una Garnisonstadt. A Potsdam era stazionata la grande armata del padre, composta da diversi reggimenti e da diversi battaglioni. Pensate infatti che Potsdam aveva una guarnigione 4 volte più grande e più potente di qualsiasi altra città prussiana. Durante il regno di Federico II, Potsdam rimarrà una città di guarnigione e diventerà anche una città manufatturiera. Federico investirà molti milioni di Reichstaler nell'abbellimento e nell'ampliamento di Potsdam. Al tempo in cui Federico divenne re, Potsdam era molto piccola ed era circondata da grandi foreste e laghi. Federico passeggiava molto spesso con il suo amico il conte Georg Wenceslaus von Knobelsdorff, un architetto e un pittore di grande talento, in questi paesaggi verdi. Non molto distante da quella che è oggi la Chiesa della Pace, si trovava a quel tempo una collina soprannominata la Wusterberg, ovvero la collina calva, poiché tutti gli alberi di questa collina erano stati abbattuti e utilizzati per costruire la città. Durante una di queste passeggiate, nell'anno 1744, Federico decise di trasformare la collina calva in un vigneto suddiviso in 6 terrazze. Sulla cima di questa collina, Federico fece costruire la sua tomba. L'idea di realizzare un piccolo castello ispirato alla Maison de Plaisance francese, giunse un po' più tardi. Il castello di Sanssouci fu costruito nel tempo record di 2 anni, tra il 1745 e il 1747. L'architetto incaricato di progettarlo fu l'amico del re Georg Wenceslaus von Knobelsdorff. Il castello fu inaugurato il 1 maggio 1747. Il novello re contribuirà con diverse idee, schizzi e vari disegni. Alcuni dettagli del castello sono stati ispirati dalla sua dimora precedente, la dimora da principe ereditario, ovvero il castello di Rheinsberg, nel quale Federico aveva vissuto come elegante principe rococò insieme alla moglie Elisabetta Cristina di Braunschweig-Bevern. La prima stanza nel nostro percorso è il vestibolo.
Gli ospiti del re raggiungevano Sanssouci con la carrozza oppure a cavallo. Una volta scesi dalla carrozza, automaticamente gli ospiti si guardavano intorno. Sul loro lato destro potevano vedere una verde collina. Sulla cima di questa collina si riconoscono tutt'oggi alcune rovine che ci ricordano molto le rovine antiche romane. Queste finte rovine avevano due funzioni. Prima di tutto dovevano trasmettere agli ospiti l'impressione di essere giunti in Italia. La loro seconda funzione era quella di nascondere un ampio bacino che conteneva dell'acqua e che era parzialmente sottoterra connesso alle fontane del giardino. Un sistema idrico quindi che però non funzionò mai. In un secondo momento gli ospiti venivano accompagnati nel vestibolo. Il vestibolo è molto semplice e scarno, decorato da due statue ispirate anche queste alla Roma antica, un affresco di John Harper che rappresenta la dea della natura Flora con i puti e 4 sopraporte dorati. Nel vestibolo ci sono 4 porte. Dinanzi agli ospiti si trovava la porta principale, che veniva aperta in maniera molto teatrale da 2 servitori o soldati del re. Come vedete, il vestibolo è piuttosto in ombra, non è una stanza luminosa e infatti si trova nel lato nord del castello. Questo però era voluto. Federico infatti desiderava impressionare i suoi ospiti. I suoi servitori, con gesto molto teatrale, aprivano la porta e gli ospiti per un momento erano quasi accecati da questa luce che ne fuoriusciva. Infatti la stanza dietro questa porta è molto luminosa ed è costruita con marmo e vetro e viene chiamata infatti la sala di marmo e si tratta della sala principale del castello di Sanssouci. Attraverso la sala di marmo gli ospiti potevano inoltre raggiungere il parco del castello. E qui li attendeva una seconda sorpresa. Una foresta composta di laghi, giardini con piante officinali, alberi da frutta, ciliegi, alberi di mele e di prugne, orangerie, giardini decorati con statue, complessi architettonici, templi e padiglioni giardino. Ovviamente in questo paesaggio naturale e magico si trovava anche il vigneto, decorato inoltre con piante di fico. Grazie alla ricchezza e alla varietà di fiori e piante, il parco di Sanssouci era caratterizzato da un profumo inebriante. A quel tempo il parco e il castello si trovavano ancora distante dalla città e nel parco di Sanssouci vivevano molti animali selvatici. Infatti, una parte del parco veniva utilizzata come zona di caccia. A differenza di molti parchi reali del tempo, soprattutto di quelli francesi, il parco di Sanssouci non aveva mura e per questo motivo, perlomeno la parte sud del parco, era visitabile dai cittadini di Potsdam. Il trionfo del dio del vino, Bacco, è rappresentato in un sopraporta che si trova sopra la porta che conduce nella sala di marmo. Il vino è infatti il tema principale del castello di Sanssouci e per questo molti elementi come grappoli d'uva oppure anche il dio del vino Bacco vengono citati in diverse stanze e in diversi modi. La porta della sala di marmo nell'immaginario di Federico II rappresenta l'ingresso al regno del vino del dio Bacco. Nel vestibolo ci sono inoltre altre 2 porte. Una porta, quella sul lato ovest, conduceva nelle stanze della servitù, nelle quali ovviamente si trovava anche la cucina e un po' più avanti verso il mulino c'erano le stalle per i cavalli. Sul lato opposto invece si trova una porta che conduceva nelle stanze private del re. La seconda stanza del nostro tour è la piccola galleria. La Kleine Galerie era una piccola e lunga sala espositiva alla quale aveva accesso solo il re Federico.